Buongiorno amici del canale! Il mio Leo mi ha chiesto un bel baule per ritirare i suoi giochi del mare. Vuole averli tutti in ordine, tutti a posto, i suoi braccioli, salvagenti, secchielli. E allora, a cura di mamma, poteva dir di no, ho approfittato quindi per farvi vedere un bel restyling su come applicare un transfer a tema mare, bellissimo. Questo bel legno grezzo si presta, perché? Perché so che arriva la stagione in cui tutti quanti vogliamo mettere a posto il giardino, il balcone, il terrazzo, lo spazio all'aperto, e avete un sacco di legno grezzo creato con divanetti fatti col pallet, oppure tavolini con legni di recupero, o semplici mobili, bauli vecchi come questi, dove voi volete semplicemente dare una tonalità e sistemare per il giardino. Bene, questa tecnica, il lavaggio di colore sul legno grezzo che vi faccio vedere ora, sarà perfetta. Primo, risparmiate, utilizzate pochissimo colore. 2, è facile e divertente. 3, non copriamo il legno, quindi rendiamo omaggio al nostro legno. Partiamo! Giro bene il mio dark sand perché è il colore che utilizzerò di fondo, diluendolo. Ho scelto il dark sand perché è un bellissimo colore di base che si fonde e si miscela bene con il transfer che ho scelto per questo restyling. Ora vi faccio vedere quanto è bello, cremoso, delicato e perfetto per un restyling come questo. Sembra veramente il colore della sabbia, dark sand, sabbia scura. Ne metto un goccio qua, nella mia scodella, e lo diluisco con acqua. Dovete diluire a sentimento. Cosa vuol dire? Che nel momento in cui è bello fluido, liscio, acquoso, è perfetto. Ricordate, più acqua mettete, meno tinge, meno acqua mettete, più tinge. Io vado a occhio, ma se invece voi volete pesare, va bene un 50-60% di acqua rispetto al contenuto di pittura che utilizzate. Quindi bilancina, scodella sulla bilancia, pesate la pittura che avete messo dentro e pesate l'acqua. 50-60% di acqua rispetto alla pittura va benissimo. Giro col pennello perché non voglio perdere neanche un grammo di questo composto meraviglioso. È ancora troppo fluida, troppo cremosa, quindi sarebbe ancora troppo coprente. Metto ancora un po' di acqua. Giro, amalgamo bene col pennello, è il metodo perfetto perché il pennello raccoglie tutto il colore che c'è sul fondo e non sprecate nulla. E ora vediamo se è abbastanza acquosa quanto voglio io. Deve lavare il legno, ricordatevi, non deve tingere, deve lavare il legno. Guardate, sentite il rumore? Bene, è acqua dark sand, perfetto. Ora partiamo. Un dettaglio, qui ho delle ferraglie, purtroppo da una parte ne ho una che è originale, mentre dall'altra parte non c'è più l'originale. Ho salvato un chiodo vecchio originale, mentre ho dovuto mettere appunto una vite nuova, bella cicciotta che aggrappasse su questo legno, e ho dovuto mettere una nuova cerniera perché non ne avevo proprio una uguale all'altra. È un problema in questo caso, però cosa faccio io? Le tingo direttamente con Magic Paint. In questo caso, se avete delle ferraglie, ricordate di utilizzare il colore puro, in modo che aggrappi bene. Il colore diluito, come in questo caso il lavaggio, non attacca sul ferro. Per tingere queste parti di ferro, soprattutto questa che è nuova, lucida, si usa il colore puro. Allora giro bene ancora il mio dark sand puro, pennello da 30 e picchietto leggermente le parti in ferro. Mi tolgo il problema. Vedete come aggrappa bene sul ferro quando la pittura è pura, senza problemi. È ora di partire con il lavaggio di colore su legno grezzo. Le regole sono: primo, miscelare molto spesso il colore diluito con il pennello.
Non basta prendere il pennello, pucciare e ripartire, no, perché appunto, essendo molto diluito il colore, tende a dividersi e arriverete poi verso il fondo dove chissà perché il lavaggio tinge di più, perché il colore si deposita sul fondo. Quindi mi raccomando, non fate i miei errori, miscelate spesso il colore. Dopodiché vi consiglio di mettere i guanti, non perché Magic faccia male, Magic è naturale e non fa male, ma diluita per il passaggio che stiamo per fare e tinge tutte le mani e ci metterete giorni a far andare via la pittura, perché sulle mani si attacca tantissimo quando è diluita. Quindi guanti e un pannettino in microfibra bagnato e strizzatissimissimissimo. Questo vi concederà la tranquillità di poter alleggerire e vedere la venatura del legno dove come voi volete, ed è un perfetto sfondo per un tema marino. Quindi pennellone, giriamo bene la pittura e partiamo. Scolo i lati, tengo il colore al centro e parto. Faccio entrare bene il colore all'interno e il primo trucco per fare un buon lavaggio di colore è seguire la vena del legno, come sto facendo in questo momento io. Non dovete fare questo contro la vena, no, dovete fare questo, dovete essere morbidi, leggeri, delicati, utilizzare tutta la seta del pennello con il polso, fare questo movimento, farete anche molta meno fatica e ottimizzerete al massimo il colore che state utilizzando. E dopodiché vi fermate un attimino, arrivati qua, quando vedete che inizia più o meno ad asciugare, e cercate di capire quanto ha tinto. Come vedete, anche se abbiamo diluito il colore tanto, continua a tingere. Quindi ora, col pannettino, elimineremo uno strato superficiale per alleggerire il colore. Panno in microfibra, mi raccomando, dalla parte morbida, liscia, senza righe e mezzo. Appoggiamo e facciamo questo lavoro qua, delicato. Più siete morbidi, lisci e più le sfumature sono realistiche. Sembrerà veramente un legno del mare sbiadito. Ok, vedete che io non ho fretta di andare avanti e indietro, continuo a passare sempre con lo stesso segno, nello stesso senso, da un lato verso l'altro. Anche perché ricordate, nel momento in cui il legno poi asciugherà, assorbirà un po' il colore, quindi sarà leggermente più chiaro. Si vedrà meno il colore, uscirà fuori il colore del legno. Se avete per caso tolto troppo, non vi preoccupate, perché cosa basta fare? Basta passare un'altra mano di colore, non succede niente. Ora calibrate voi. Man mano che andate avanti e avete capito come il vostro legno assorbe, siete voi a decidere dove togliere e dove lasciare. Se volete togliere un po' di più, vi basterà girare il panno in un punto ancora pulito, dove non avete ancora appunto tolto, e continuare. Mi raccomando, ricordate che se questo lavoro ve lo andate a fare in un punto dove c'è molto sole, molto aria, molto vento, il legno si asciugherà ancora prima e quindi non farete in tempo a eliminare gli eccessi. Mettetevi in un posto riparato dove magari non c'è troppa aria e troppa luce. Usuro un pelino i bordi perché bisogna proprio far sembrare il legno usurato in questi punti dal tempo, dall'utilizzo. Chissà quante ne ha viste questo bauletto, questa piccola valigia. Chissà cosa ha contenuto. Ora conterà giocattoli. Ok, l'ultimo pezzo che mi manca. Alleggerisco. Passo anche sul bordo più avanti, perché potete tingere anche con la spugnetta, se ce l'avete già sporca di colore.
Cercate di rilassarvi quando lo fate, di essere molto omogenei. Quando fate il congiungimento tra un pezzo e l'altro, vi consiglio di mantenere la spugna sporca, quindi sporca di colore dove era prima. Perché? Perché sarà più facile fare un effetto molto omogeneo, senza distacco. Mentre il piano soprasciuga, continuo sul frontale. Sarà bellissimo tingere, ma poi mettere in evidenza questa spaccatura che si nota, ma vi assicuro che è solamente superficiale perché dentro è solidissimo, e questo bellissimo occhio del legno, quando verrà fuori sarà meraviglioso. Giro il colore, non dimenticate mai che nel lavaggio è fondamentale girare, perché se no il lavaggio non vi viene bene, vi viene a chiazze, mi raccomando. Giro, 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 elimino un po' l'eccesso e riparto. Ora che vi ho spiegato la tecnica, cerco di andare un pelino più veloce, così non mi annoio. Schiacciate bene e mi raccomando, prendete questo pennello per fare questa tecnica, perché vi eliminate un sacco di problemi, ma soprattutto non vi dà fastidio il polso anche se tingete tantissimo legno grezzo, perché il pennellone King, il Black King, questo bel pennello, assorbe tantissima pittura e la rilascia lentamente e non vi fa far fatica. Guardate com'è, copre tutto in pochi passi senza far fatica. Questi chiodi che sono all'esterno sono pazzeschi, bellissimi. Cerco subito di metterli in evidenza. Tingo anche la chiusura, purtroppo non ha più né il lucchetto né la chiusura superiore, ma non importa, tanto a me non serve. Pannettino dalla parte già sporca di prima e riparto. Guardate quanto è facile eliminare l'eccesso creando l'usura del tempo. Guardate quanto è bello e quanto è facile. Uno spettacolo. E qua non stiamo neanche facendo polvere, perché questo risultato solitamente noi lo otteniamo facendo colore e décapé. In questo caso non fate neanche la polvere del décapé. Vado qui, nel frattempo che il colore sta già tirando, perché inizia già ad asciugare, complice il legno che assorbe, ed elimino anche qua l'eccesso su questi chiodini. Voglio assolutamente usurare un po' anche qua. Bellissimo. E ora mi dedico al mio occhio del legno. Queste belle maniglione, solide, perfette, un po' tinte, stanno benissimo.
Usuriamo bene la maniglia. Vi do la prova di quanto sia conveniente utilizzare questa tecnica sul legno grezzo. Guardate, io avrò utilizzato 4-5 cucchiai di Dark Sand, ne ho ancora, riuscirei ancora a fare una cassetta intera. Avete visto quanto si risparmia utilizzando questa tecnica? Ma è coprente, bella, e soprattutto quando avremo passato la cera sentirete al tatto quanto è liscia, morbida, vellutata. Perché? Perché massaggiando con la spugna il lavaggio di colore si va proprio a levigare quasi la superficie e al tatto sarà meraviglioso. Prima di applicare il transfer sulla superficie esterna devo aspettare ovviamente che il legno sia secchissimo. Il transfer sapete che dietro ha una colla e deve proprio applicarsi bene, con l'umidità della pittura non possiamo, quindi approfitto di questo tempo morto per colorare l'interno del bauletto. Utilizzo Vivre la Mer, non potevo utilizzare un altro colore in questo caso. Lo diluisco sempre un pochettino perché primo è l'interno, secondo è legno grezzo, faccio meno fatica e comunque faccio anche, diciamo, opera di bene perché utilizzo meno pittura, risparmio e il colore sarà meraviglioso. Grazie alle tonalità del legno interno e ai nodi resteranno comunque molto visibili, anche semplicemente con la pittura. Anche se non vado a togliere col panno, se diluisco saranno sempre visibili. Ricordate che restyling non vuol dire solo salvare in generale mobili vecchi, ma state proprio anche risparmiando e facendo di bene l'ambiente. Non inquinate utilizzando colori e prodotti naturali, ma soprattutto non vanno in discarica. Ecco qua, più o meno ho messo 3 cucchiai di colore e 2 cucchiai di acqua. Vedete com'è il liquido? Il liquido esattamente come era liquido il Dark Sand. Scolo giusto per non macchiare in giro e via. Guardate quanto tinge, anche se è diluito. È una cosa pazzesca. Tinge tantissimo. Io voglio andare al bordo, in modo che quello che è dentro resta dentro e quello che è fuori resta fuori. Ecco qua. Vado all'interno dei buchini del legno e tingo tutto. Ovviamente farò una sola passata. Non mi occorre di più. Vedete il legno mentre voi passate col pennello assorbe, beve il colore. Carichiamo il pennello e continuiamo. Il mio piccolo bauletto è finalmente bello asciutto. È bello asciutto sia dentro, con un Vivre la Mer meraviglioso, che fuori, con questo Dark Sand slavato, anticato, molto bello. E ricordate che il colore esterno verrà bene fuori quando passeremo la cera trasparente protettiva, oppure il protettivo liquido se preferite dare una protezione ancora più performante, se magari lo mettete fuori all'esterno. Ora è arrivato il momento di decorare e utilizzerò questo bellissimo transfer della Lineare Design e si chiama Blue Wave. È molto bello, è diviso in 3 pezzi, girate e potete tranquillamente vedere dal disegno, prima fascia, seconda fascia e terza fascia. È diviso in 3 pezzi perché questo disegno rappresenta il mare con una cartolina. Infatti se voi vedrete dal vivo, vicino tra un po', noterete qua ci sono delle scritte anticata e la base di questa cartolina è proprio tipo il colore del legno e del Dark Sand. È molto bello anche perché è facile da utilizzare, perché appunto suddividendo questo disegno in 3 fasce è più facile appunto sistemare il disegno sul supporto. Partiamo? Apporre i transfer sulle superfici è sempre molto facile. Ricordate che sono numerate, quindi è facile anche riprodurre il disegno
e che sono anche quadrettati e centrati. Per esempio questo è il centro. Io misuro il centro del mio baule, il centro, e inizio ad applicare il transfer. In questo caso voglio che la seconda fascia vada un pelino più in giù, perché voglio che vada ad applicarsi anche sulla base sottostante del cassettone, del baule, e quindi vado leggermente più bassa. Mi raccomando, questo è un disegno unico, quindi occhio, bisogna applicarlo in una volta sola bene, con un po' di eleganza e delicatezza, senza fare errori. Vedete, è un unico disegno molto ampio. Appoggio e inizio a far aderire il disegno con la colla alla base. Cerco di non fare delle bolle, quindi parto dal centro e poi faccio attaccare ai lati. Qua e anche dall'altra parte. Incido leggermente in questo modo. Questo disegno qua lo applicherò poi qua sotto, non faccio fatica. Oppala, più o meno sarà questo livello qua. Vado un pelino più su e attacco. E voilà, bellissimo. Ed ecco qua la borchettina in ferro coperta senza problemi. Appoggio delicatamente.
Siccome io non voglio che si noti particolarmente dove finisce il disegno e dove inizia il legno, con una spugna abrasiva vado ad anticare. Lo faccio anche qua nel bordo, voglio che sia il più possibile naturale. E ora della cera per proteggere. Guardate che bello che diventa il nostro legno lavato con un po' di cera trasparente. Vedete come si rivitalizza tutto? Avete visto come si scurisce? Passiamolo anche sul nostro transfer senza problemi, se vogliamo dargli una mano di vellutatezza. Ed ecco qua, una bella passata generosa di cera trasparente su tutta la superficie. Ora aspetto qualche oretta e poi massaggio per bene e la superficie sarà vellutata, un vero velluto. Quando è asciutto fuori passo poi la mia bella cera anche dentro, perché questo vivere alla mer con un tocco di cera diventa meraviglioso. Ovviamente si può anche pulire e lavare con una spugna all'interno, ci metteremo i giochi. Questo restyling di oggi è stato veramente molto facile, ho voluto farvelo vedere perché non sempre il restyling è laborioso, difficoltoso, con tecniche da capire, da imparare, da studiare, da provare, no, spesso il restyling è solo divertimento. Avete visto che oggi abbiamo speso veramente poco perché con un barattolo piccolo di Dark Sand avrei potuto colorarlo tutto e ne avanzavo anche e con un transfer ho decorato tutta la parte superiore del mio bauletto. Quindi ricordate, non sempre il restyling è laborioso e faticoso, spesso è solo puro divertimento. Fatemi sapere nei commenti se vi è piaciuto. Al prossimo restyling, ciao!